Era una burla, ovviamente, il video di ieri proveniva da un universo alternativo con il mio gemello cattivo, e questo perché il monossido di idrogeno volutamente è chiamato acqua. Ma ripensandoci, è giusto dire ovviamente? Beh, certo, è ovvio per me che sono un chimico e quando racconto questa storiella ai miei studenti di chimica, dopo 2 secondi netti si mettono a ridere. Ma per chi non lo è, per chi non ha una formazione scientifica, non è affatto ovvio. E se avessi usato una molecola dal nome più complesso come 1,3,7-trimetil 1H-purin 2,6-dione, forse neanche un chimico così di primo acchito sarebbe in grado di capire ed interpretare la veridicità e la sensatezza delle informazioni che arrivano così come sono arrivate a voi nel video di ieri. Ho esagerato volutamente, lo ammetto, e ho attinto a piene mani e con gusto dalla numerosa letteratura anti-qualcosa che è presente sul web, allo scopo di dimostrare come sia facile manipolare l'informazione e trasformare una sostanza che probabilmente è la più benefica che esista, cioè l'acqua, in qualche cosa che può generare ansia. E questo può essere fatto ovviamente per motivi politici, di consenso, di marketing, per spingere le nostre scelte d'acquisto verso questo o verso quel prodotto. E quindi quella che può essere considerata un'innocua burla per un chimico può diventare fonte di ansia invece per chi non sa che cos'è il monossido di idrogeno. Quello che mi interessa sottolineare però è che tutto quello che ho detto nel video è vero, non c'è una singola affermazione falsa. L'acqua è una componente principale delle piogge acide perché è una componente principale delle piogge. L'acqua è usata come solventi industriali e nelle centrali nucleari. L'acqua si ritrova nelle cellule tumorali perché si ritrova in tutte le cellule e così via. È usata da tempo per delle sofisticazioni alimentari. Pensate al vino annacquato. E ogni anno muoiono un sacco di persone, annegate, ustionate e così via. Il video tuttavia era ingannevole. Nonostante io vi abbia detto tutte cose vere, l'ho fatto col preciso scopo di fuorviare, quindi di raccontare alla fine delle balle. Tantissima disinformazione presente sul web, ma non solo, è costruita in questa maniera. Si mischiano cose vere con cose false, ma molto più spesso si dicono cose vere, ma completamente fuori dal contesto e non spiegate nel modo corretto, in modo da creare addirittura una reazione contraria a quella che si avrebbe esponendo i fatti in maniera corretta. Quante volte, per esempio, avrete letto sul web che il forno a microonde fa venire il cancro perché altera la struttura cellulare? Si chiama cottura. Tutte le volte che noi cuociamo qualcosa in padella, in pentola, nel forno, stiamo alterando la struttura cellulare, stiamo distruggendo le cellule, stiamo denaturando le proteine, disattivando gli enzimi e così via. Questo è quello che facciamo normalmente quando cuociamo. Ma se noi diciamo altera la struttura cellulare, facciamo venire ansia a delle persone e quindi magari queste persone riusciremo a convincerle che il forno a microonde è il male. La burla del monossido di idrogeno non l'ho inventata io, gira da molti anni sul web e ha addirittura un sito dedicato, vi metto il link in descrizione, il cui scopo è proprio quello che vi dicevo, cercare di rendere consapevoli le persone che possiamo essere tutti manipolati perché non siamo esperti in tutti i campi, per cui molto spesso il modo con cui viene propinata l'informazione può essere, truffaldino e cercare di orientare in un modo o nell'altro, per esempio, le nostre propensioni d'acquisto. Pensate agli ultimi anni, tutte le volte che avete sentito qualcuno o avete letto qualche articolo che parlava di qualche alimento e diceva che era cancerogeno, era tossico. Oppure, dall'altro lato dello spettro, ma le tecniche sono identiche, quante volte avete sentito che il tal cibo è miracoloso e può servire a curare di tutto? Ci credete davvero? Siete sicuri? Quando molti anni fa ho pubblicato sul mio blog, il 1 aprile, lo stesso giorno in cui ho pubblicato il video, questa burla, è stato subito moltissimo condiviso. Il giorno dopo pubblico un articolo in cui spiego che era una burla e racconto le cose che vi sto raccontando. Immediatamente commenta un lettore molto incazzato che mi diceva: io ieri ho letto l'articolo, mi sono spaventato e l'ho condiviso con tutti i miei amici dicendo a loro volta di condividerlo. Io ho risposto che non era il caso che si arrabbiasse con me, ma anzi poteva
cogliere la palla al balzo e ragionare su quello che aveva fatto, e che forse non era il caso di condividere immediatamente qualche cosa di cui non erano riportate le fonti, non c'erano abbastanza informazioni per capire se le affermazioni fossero vere o fossero false. Questo è il modo con cui molto spesso iniziano le catene di Sant'Antonio, per esempio quelle sui gatti bonsai o quelle sul sodio laurilsolfato presente nello shampoo che sarebbe cancerogeno e così via. Per oggi vi saluto, imparate a non fidarvi troppo alla leggera di tutto quello che leggete o sentite, specialmente se non sono riportate le fonti. Prima di salutarvi però volevo dirvi che la 1,3-7-trimetil-1H purin 2,6-dione è una sostanza letale per l'uomo in alte dosi e si chiama caffeina. Saluto a tutti.